Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso. Perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Dunque è iniziato un periodo da un punto di vista astrologico veramente intenso, come se quello che l'ha preceduto fosse stato una passeggiata, no? E molte letture mi sono venute in mente che si potrebbero fare. Quindi un pochettino alla volta magari andiamo a vedere di che si tratta, ogni tanto magari spezzettando con qualcosa di un po' più leggero. La prima con cui mi sembra il caso di iniziare, che tocca contemporaneamente piano le varie tematiche che poi nei mesi verranno fuori, ma anche ci dà già una direzione, è l'argomento seguente: quali sfide personali dovrò affrontare per diventare la persona che desidero essere. È ovvio che io cercherò di comprendere a livello materiale, a livello proprio fisico, umano, quali possono essere le vicissitudini che dovrò affrontare. Però, essendo letture generali, queste mantengo anche la questione un po' più sull'ampio e cerco di vedere quelle che sono le energie, le tipologie di sfide in generale, a livello concettuale. Come facciamo la nostra scelta per il mazzo? Teniamo la lettura molto semplice perché sento questa forte esigenza di essere più semplice e scarna possibile per questa lettura. Quindi ho preso un mazzo delle Lenormand, che io amo, e selezioniamo le 4 scelte. Lasciamo stare le rune, i soliti metodi, pietre, cose strane. Proviamo con proprio ciò che rappresenta. Mi viene detto che sarebbe bene che io facessi 5 letture. 5 letture sì, allora. Dunque, il primo simbolo, quindi la prima lettura è l'ancora. E la mettiamo qui. È ovvio che potete scegliere più di un mazzo o tornare a questa lettura più avanti. La seconda lettura, l'anello. La terza lettura, la stella, le stelle. La quarta lettura, il sole, ma guarda un po'. E la quinta lettura, perfetto, vedo che c'è molto in gioco. Ok. La quinta lettura. Come mai tardi ad arrivare? Quinta lettura. Quali sono le sfide? 2. Teniamone 2, che sento che è una cosa un po' particolare. Abbiamo il gentiluomo e il Lilith. Vediamo qui insieme. È una cosa che non ho mai fatto, ma mi sento di fidarmi molto di quello che sta per uscire. Quindi, prima lettura, seconda, terza, quarta e quinta. Prendetevi tutto il tempo che vi serve. Casomai mettete in pausa il video e poi cominciate ad ascoltare. Ok? Vado a cominciare dalla numero 1. Perfetto, primo gruppo, l'ancora. Andiamo a vedere quali sono le sfide personali che dovrete superare
per diventare la persona che desiderate essere. Più che superare, affrontare, non è mica detto che qui si tratti di sfide, perché so che c'è un po' il linguaggio, questo pensiero condiviso nella comunità spirituale moderna, delle difficoltà come sfide. Se vi aiuta a sentirvi meglio, usate pure quell'idea, però non sono sfide, nessuno vi sfida. Sono cose che accadono perché le energie hanno una certa conformazione. Allora, quali sono le sfide personali che uno dovrà affrontare in questo gruppo? Dovrete trovare una via al successo. Dovrete riuscire a capire, proprio anche a livello pratico, quali sono le cose che non riuscite a vedere, gli aggiustamenti che sarebbe opportuno fare, le nuove risorse che sarebbe lecito implementare nella vostra situazione. Quindi l'idea è l'ampliamento. Allora ragazzi, attenzione, può essere che qui stiamo parlando di lavoro, ok? O può essere che stiamo semplicemente parlando di come gestire meglio le vostre finanze o di come gestire meglio quello che riguarda la famiglia. Quello che c'è di molto positivo da subito è la questione vittoria, ovvero ci sono grandi possibilità qui. Abbiamo quello che sembra essere una situazione un po' caotica nel vostro presente, che però ha grandi possibilità. Ve lo dico sempre, il caos non è che potenziale ancora non ordinato, non strutturato. Per cui è un bene che ci sia questo potenziale. Certo, non avere struttura spaventa, destabilizza, confonde. Però è quello che poi ci dà la possibilità di arrivare dove vogliamo arrivare. Quindi cosa state cercando di andare a realizzare attraverso sfide personali in questo prossimo periodo per arrivare ad essere la persona che desiderate? Quindi il prossimo periodo potrebbe durare anche anni, ok? Lo so che non vi piace tanto che ve lo dica, però è giusto che ve lo dica. Allora, ci sono molte esperienze che avete già fatto nella vita sicuramente se siete in questo gruppo, o comunque esperienze che reputate intense. E quello che state cercando di fare è trovare, diciamo, un qualcosa che vi dia stabilità. Penso che tutti gli umani cerchino questo, ma nel vostro specifico cercate di costruire anche a livello materiale probabilmente quel nucleo che fa da porto sicuro, quindi può essere un lavoro, la famiglia, una casa, qualunque cosa per voi sia la rappresentazione fisica, la prova anche fisica ai vostri occhi di stabilità. Per arrivarci si va spesso a tentativi, perché nessuno, come si dice, nasce imparato, no? Ma è anche vero che a alcune persone sembra che certe cose riescano facilmente o al primo colpo. Allora, ammesso che sia vero, può essere per una infinità di motivazioni. Nel vostro caso pare che il percorso ostacoli e il rallentamento e il fastidio e il trovarsi a dover sempre cercare una via alternativa, ad avere un piano B, pare essere parte costitutiva di quello che è il vostro piano di vita, e soprattutto da qui in poi, visto che stiamo facendo la lettura da qui in poi, per cercare di andare a sviluppare delle facoltà che avete sicuramente o che volete possedere e che altrimenti rimarrebbero sopite. Ed ecco perché tante esperienze, tanti no, tante porte chiuse, tanti rallentamenti, tanti fastidi. Per cui so che questa cosa non vi fa impazzire, però purtroppo è una questione proprio, siete a livello master, mi viene detto, cioè siete a un livello in cui il gioco si fa duro e non solo non siete qui a caso, ma vi siete quasi preparati mentalmente, come se prima di venire qui aveste detto aspetta un attimo, faccio un bel riposo lungo e poi mi sa che quando vado a fare questa incarnazione devo andare in apnea perché sarà una serie di colpi di scena, di situazioni, non è che posso permettermi di tergiversare o di fare il bello che si prenda una pausa. Però quello che posso dirvi è che c'è veramente un grande potenziale dentro di voi. Ora non è che se c'è un grande potenziale dobbiamo tutti diventare, non lo so, Beyoncé o
Michael Jackson, o perché mi vengono solo cantanti? C'è qualcuno che è un cantante qui? O che ne so, tirar su qualche organizzazione internazionale per salvare i bambini dalla fame. Non è che per forza dobbiamo fare quello che di solito viene definito come un grande obiettivo, un grande scopo, no? Nel nostro, chiamiamolo piccolo perché abbiamo la nostra vita, no? Nel nostro piccolo possiamo fare grandi cose. L'importante è che noi non buttiamo via il nostro potenziale, che non diciamo, beh vabbè dai, oggi faccio meno perché tanto non c'è nessuno che, voglio dire, ce la fa a fare quello che vorrei fare io, quindi posso permettermi di essere un perdente. Oppure, beh, sai che c'è adesso, se anche metti in pausa tutta la mia vita per sempre, meglio così perché tanto quello che voglio realizzare non ha senso, non è fattibile. Questi sono tipi di pensieri che sono autosabotanti, sicuramente arrivano quando una persona magari è anche stanca, ha subito varie delusioni, però qui mi viene detto è il metodo che hai scelto per arrivare ad essere chi vuoi essere. E infatti mi viene detto, dopo questo tipo di situazioni arriverà il momento anche di elaborarle, cioè di smettere di fuggire da quelle che possono essere problematiche che si generano dopo questo tipo di situazioni, perché immagino che poi ci sarà chi ha problemi d'ansia, vive in uno stato di trauma, si ritrova a non avere fiducia, ha problemi fisici, ci sono varie vicissitudini qui, per cui mi viene detto poi nel momento in cui uno vuole effettivamente prendere in mano tutto il potenziale che ha costruito con queste esperienze, deve processare ciò che è accaduto. Poi se uno lo riesce a fare nel mentre, perfetto, però mi rendo conto che per come è la vita umana al giorno d'oggi è più facile che venga il contrario, prima si fa l'esperienza, poi la si capisce. Per cui mi viene detto, ci sono grandissime possibilità, c'è un bel 10 di denari qui, è una bella eredità che lasciate sia a quelli che vengono dopo, è anche un'eredità che vi è stata lasciata da quelli che sono venuti prima, è il momento in cui, diciamo, il passato, il presente e il futuro si riuniscono e si possono mettere insieme tutti i pezzi e si può diventare chi probabilmente chiude il cerchio. Ecco perché forse anche tutte queste sfide, forse state ripercorrendo un po' in una sorta di percorso intenso tutte le brutture che magari gli antenati vostri hanno vissuto o che persone del vostro ceto, della vostra estrazione culturale possono aver dovuto affrontare nel passato. Per cui vedo che il discorso qui è abbastanza grosso, ci sono sicuramente dei momenti in cui vi sembra di andare fuori di testa perché effettivamente dovete camminare sopra tutto quello che è già stato steso per terra per aiutarvi, invece voi dovete ricostruire, ricamminarci sopra, risconvolgere l'ordine delle cose. Però è quello che vi serve. Quindi datemi un istante, dove ho messo il mazzo? Stavo cercando, ma eccolo qui. Quindi fammi vedere a livello di archetipi come si mostra questo tipo di concetto. Ok, ne vedo due. Vedi, il poeta e l'insegnante. Quindi la vostra sfida principale, le vostre sfide saranno riuscire ad esprimere la vostra anima attraverso quelli che sono i momenti di saggezza, i momenti di deduzioni che ha raccolto lungo il percorso e riuscire a creare un linguaggio che parla probabilmente anche al cuore degli altri, al cuore di chi vi è vicino, al cuore di chi fa parte della vostra famiglia, della vostra nazione, del vostro circolo ristretto, quello che è, però sicuramente quello a cui volete arrivare è questo, quindi potete essere in qualche maniera una sorta di guida, no? Per qualcun altro. O fonte di ispirazione o porto sicuro, non è che dobbiamo per forza metterci in cattedra e insegnare, però salta fuori la questione dell'insegnante, c'è l'abilità di comunicare la vostra conoscenza. Ora mi viene normale dire, se non hai vissuto alcune cose, come puoi non solo aiutare gli altri a superarle, ma come puoi comprendere fino in fondo di che cosa stai parlando, come puoi essere, che ne so, un esperto di sedie se non ti sei mai seduto. Non è che solo a guardare gli altri puoi fare la sedia migliore del secolo, perché poi devi riuscire a comprendere qual è il rapporto che si ha con una sedia e quindi riuscirai a scoprire le preferenze personali, per esempio, di seduta o le diverse necessità con cui si crea un posto su cui sedersi, no? Quindi questo è il caso
che io personalmente vedo quando si tratta di il mio ambito, per esempio, di persone che sono nel mio ambito e fanno lavori magari similari o comunque in quello che è il mio ambito, che per quanti corsi, quante buona volontà abbiano e magari anche una certa età addosso, non riesco a sentire niente quando parlano, quando si esprimono, quando fanno un esempio, quando passano un'informazione. Mi è difficile anche rispettarli a volte perché hanno proprio poca esperienza, nonostante la buona intenzione e gli anni sulle spalle. E il fatto che magari uno abbia tanta esperienza, neanche quello garantisce che ci sia una rielaborazione interna. Infatti qui mi viene detto si deve rielaborare internamente. L'insegnante e il poeta rielaborano da un punto di vista teorico e da un punto di vista di cuore. Serve questo, ed è per questo che serve l'esperienza a voi. Serve trovare soluzioni, e le soluzioni si trovano quando siamo presi con l'acqua alla gola. Perché per quanto ci piaccia dire, non sempre abbiamo il tempo o il modo di trovare soluzioni prima che i problemi si mostrino o in un momento che ci sembra più opportuno. Per cui questa è la vostra lettura. Io mi auguro che in qualche maniera, voglio dire, possa essere d'aiuto. Sappiate che mi potete raggiungere sempre alla mia mail oppure attraverso il link che trovate sempre in descrizione nella parte generale del video o in ciascuna lettura, e lì mi potete contattare per diversi tipi di corsi o percorsi. Ok? Intanto vi ringrazio e vi auguro il meglio. Alla prossima. Ciao ciao. Bene, abbiamo la lettura numero 2 e abbiamo l'anello o anche il cerchio volendo, Quindi andiamo a vedere quali sono le sfide personali che chi sta guardando questo gruppo dovrà affrontare per diventare le persone che desidera essere. Che tipo di sfide personali dovrà affrontare per diventare la persona che desidera essere? La seconda carta mi ha confermato quello che ho dedotto dalla prima e vediamo come si completa con la terza. E una volta che si è fatto questo, quindi che cosa può arrivare a produrre, che tipo di persona vuole essere, cosa vuole arrivare? Una cosa molto chiara. Allora, e combacia anche fatalità, è lo stesso tipo di energia. Allora, cosa vedo? Vedo che qui chi ha fatto questa scelta è una persona che ha di suo probabilmente una sensibilità abbastanza sviluppata. Attenzione, quando dico sensibilità sviluppata non significa che la sapete usare questa sensibilità o che avete il cuore connesso a questa sensibilità, perché vi ricordo che ci sono tante persone che hanno una grande sensibilità solo quando si tratta di sentire male dentro di loro, e anche lì non ne hanno abbastanza o non la sanno connettere al cuore perché poi continuano a girare intorno e non rendersi conto, no? Di quello che stanno facendo. Quindi siete persone che potenzialmente partono con una buona capacità di percepire ciò che accade. Però c'è bisogno di unire, per arrivare ad essere chi volete essere, anche profonda conoscenza. Quindi letteralmente studiare o comunque trovarsi a vivere situazioni in cui si accumulano, penso che sia l'espressione migliore da usare qui, si accumulano una grande quantità di nozioni. Per cui non mi stupirei se doveste cambiare molti lavori, se doveste trovarvi ad affrontare diversi tipi di relazione con persone di diversa tipologia, se vi trovaste a fare diversi tipi di studi proprio per quanto riguarda corso di studi. Può essere che siete delle persone che amano leggere semplicemente, che amano informarsi di qualunque cosa salti fuori anche in un discorso a caso tra amici. Siete persone che magari, ecco, mi viene detto anche, apprezzano molto le lingue. Siete persone che cercano di comprendere, per esempio, quella che è la connessione tra l'ambiente e le esperienze che poi vive internamente una persona. Quindi può essere che vi interessiate di psicologia, per esempio, o comunque quegli ambiti, antropologia.
sociologia, ecco, cose di questo tipo. E vi piace avere una visione d'insieme e anche se per ora magari non l'avete esplorata tanto, perché io non so che età avete e quali siano state le esperienze della vostra vita fino ad ora, ma vi assicuro che siccome state guardando questa lettura ora, da ora in poi, almeno, quelle che sono le vostre sfide personali riguardano l'accumulo di conoscenza, il confronto proprio con le tradizioni del passato o con quella che è la letteratura conosciuta fino ad ora sugli argomenti di vario tipo, o quelli che vi interessano o quelli che di volta in volta vi interessano. A questo punto mi sono chiesta qual è lo scopo, cioè che se ne fa una persona di tutto questo sapere, no? Vuole per esempio diventare un esperto in qualcosa, vuole essere pronto ad ogni evenienza o cosa altro ha in testa. Allora, la vostra anima ha come esigenza il creare una sensazione di radicamento, di stabilità. Quindi non è neanche sentirsi sicuro e basta, è avere di questo si tratta, conoscenza a sufficienza per riuscirsi a muovere come un esperto a questo mondo e avere le possibilità, quella è la parte finale, avere la possibilità di scegliere, trovarsi a poter fantasticare su quante più cose vuole e può, non avere il limite del dover fare quello che può con quello che ha, perché ha tutto quello che vuole, quindi può fare tutto quello che vuole, ok? Quindi state cercando di creare proprio degli strumenti che vi permettono di arrivare a gestire la vostra vita come volete, ma soprattutto di creare probabilmente una sorta di, chiamiamolo pure impero, una discendenza, un futuro, una stabilità, una struttura, un'eredità anche magari, chi lo sa, da lasciare agli altri, che può essere gli altri nella vostra famiglia, gli altri nel vostro ceto sociale, gli altri nella vostra zona geografica, quello che è. Vi serve, diciamo, accumulare per sapere, e da questo sapere vi sentite sicuri di non essere esclusi da qualunque possibilità vi venga in mente. E vi piace molto probabilmente fantasticare anche, perché vedo che la contemplazione non è un qualcosa che vi dispiace, per cui magari, ecco, se siete interessati anche alle civiltà del passato, cose di questo tipo, può essere un desiderio di andare a colmare ciò che sentite essere mancante in questo tipo di situazione dentro di voi. Allora, sto guardando qual è il tipo di personaggio che volete andare a costruire. Quindi vedete, volete confrontare voi stessi per quanto riguarda la sopravvivenza a un livello proprio di sopravvivenza fisica. Quindi volete riuscire a risvegliare quella parte emotiva della vostra sensibilità in unione con le situazioni del mondo. Ecco, un lavoro che potreste fare, per esempio, che magari vi trovate a fare o a considerare, può essere risorse umanitarie, ok? Cercare di comprendere come aiutare paesi in via di sviluppo. Cioè c'è un interesse a mettere a frutto la vostra predisposizione sensibile al pratico, perché vi rendete conto che vi manca quella pratica, ed ecco che entra in gioco la conoscenza. Quindi vedete, detective, avete questo piacere, vedo tantissimi libri qui, questo desiderio proprio di creare potere attraverso l'osservazione e il mescolarla con l'intuito, la sensibilità, il voler far emergere la verità. Volete creare questo nuovo tipo di stabilità e volete essere di servizio agli altri. Volete riuscire a usare la vostra predisposizione naturale per fare qualcosa. Proprio vedo che c'è il bisogno, il desiderio di fare qualcosa, di essere il padre concettuale o fisico o metafisico di qualcuno, per cui volete mettere a frutto quello che a voi magari è naturale. Volete proprio colmare la distanza tra l'essere sensibili e l'avere un buon cuore. È molto carina come lettura, molto carina. Quindi capite che in questo tipo di situazioni si possono fare esperienze di vario tipo. Io adesso spero di avervi dato magari un po' di ispirazione, però ognuno poi magari casomai lasciatemi nei commenti quello che è la vostra visione, e spero di avervi dato una mano. Se avete bisogno di mettervi in contatto con me, sapete dove trovarmi attraverso Instagram e i link su cui potete fare percorsi o corsi con me, e io vi do appuntamento sul mio canale con le prossime letture. Alla prossima, ciao ciao. Numero 3, la stella
Andiamo a vedere che tipo di sfide personali dovrete affrontare per diventare la persona che desiderate essere. Che sfide personali dovranno affrontare quelli che stanno guardando questa lettura per arrivare ad essere chi vogliono essere? Tipo di sfide personali. Dunque, appena ho aperto la lettura, prima ancora di cominciare a ragionare su quello che sentivo, ho percepito un tipo di archetipo, diciamo, che ha a che fare con l'astrologia, e ho percepito l'Ariete. L'Ariete di solito viene visto come la persona che da ferito diventa salvatore, quindi da chi di solito scappava, ha dovuto subire, ha dovuto arrangiarsi come meglio poteva, o magari ha dovuto fare delle scelte poco carine, poi a un certo punto si emancipa dalla sua situazione di difficoltà e o costruisce un sistema o comunque si fa paladino di quelli che sono in difficoltà. Essendo un'energia di fuoco, è più che altro qualcuno che inizia le cose, quindi ha questo ardore intrinseco, questa voglia di rivoluzionare anche velocemente le cose. È molto impulsivo l'Ariete. Ecco perché se l'Ariete manca di esperienza o è incapace di comprendere che prima deve rielaborare le proprie difficoltà per essere di qualunque forma di utilità agli altri, può essere troppo irruento e può essere fastidioso, diciamo, da questo punto di vista. E qui mi viene detto che tra le sfide maggiori che dovrete affrontare c'è il riuscire a incanalare tutta questa vostra energia, che siate Ariete o meno poco cambia, l'Ariete era un archetipo qui. Dovrete riuscire a creare una profonda connessione interiore con questa vostra energia che vuole essere esplosiva, vuole essere alternativa, vuole essere qualcosa che permette al corso degli eventi di cambiare e permette probabilmente voi e gli altri di emancipare ed emanciparsi, quindi di creare anche poi, ovviamente come è normale che sia, una sorta di effetto a cascata, di cambiamento di energie. E qui mi viene detto però, almeno al momento presente in cui la persona guarda la lettura, quello che ha sperimentato finora è stato una serie di blocchi, una serie di veramente rallentamenti, perdita di energia, perdita di desiderio, cose che cominciavano che non andavano mai in porto o che arrivavano fino a un tot poi si bloccavano. Quindi c'è stato proprio il condizionamento che sembra essere esterno e la fatica di continuare a trascinarsi, no, avanti nel tempo. E la fatica anche probabilmente di continuare a sperare, la fatica di rimanere positivi e la fatica di rimanere anche forse benevoli, no? Quindi mi viene detto la sfida principale è prima di tutto credere nell'ideale, è credere che ci sia un qualcosa per cui combattere, è credere che abbia senso fare fatica nella vita nostra, nella vita in generale e che ci sia, non è tanto il finale felice, ma effettivamente esista quello che stiamo cercando di raggiungere, di creare. Per cui non mi stupisco se ci sono momenti della vostra vita in cui ci sono grandi entusiasmi e poi grandi collassi, momenti in cui siete dovuti diventare aggressivi per tenervi a galla. Dipende, ognuno ha le sue esperienze e vedo che potrebbe toccare qualunque ambito della vita, se non più ambiti addirittura. Credo anche che tra le sfide maggiori ci sia riuscire a comprendere che la creatività non è solamente iniziare qualcosa, ma è anche tutto il processo del portarla a termine. Non è solo relativamente al rendere materiale qualcosa, è relativamente alla parte più femminile del processo del rendere materiale qualcosa, quindi è la costruzione che implica da parte del costruttore un mescolamento con ciò che crea, perché c'è costante dialogo a livello di cuore con quello che crea e questo crea apertura, non crea fissità, non crea rigidità, non crea il rischio che poi mentre le cose cambiano nel tempo
la nostra opera, la nostra creatività risulti datata, risulti fuori da ogni scopo. Quindi la creatività è in sé la vostra sfida, e quindi capite che se diventa creatività fine a se stessa è di natura inconcludente, non si risolve mai in qualcosa di definitivo. Se invece è totalmente finalizzata allo scopo finale ultimo, diventa una zavorra, non è più piacevole, non è più utile, non ha più ragione di alimentarsi. Quindi le sfide sono tutte sulla creatività, e ristagni o momenti assurdi nella vostra vita sono parte di questo, ok? Quindi andiamo a vedere che tipo di persone in realtà state cercando di diventare, di modulare. Chi desiderate essere nel profondo come anime? Allora, prima di tutto... Caspita, desiderate riuscire a trascendere le convenzioni, la rigidità, vedete, e gli atteggiamenti prevedibili. Quindi c'è un'avversione a tutto quello che è costrizione. E anche qui mi continua a tornare in mente l'Ariete. Avete un'avversione alla manipolazione, però a volte, per riuscire ad arrivare dove volete, nelle vostre sfide personali, potreste aver avuto la tendenza a forzare un po' troppo. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto l'Ariete a volte risulta fastidioso quando non si sa regolare. Quindi c'è questa tipologia di energia dentro di voi che, come la creatività in sé, ha grandissimo potenziale, e voi state cercando di fatto di modulare meglio questo potenziale, di renderlo disponibile a voi. Ecco che potete diventare una guida, quindi vi piacerebbe rappresentare alla fine l'essenza di chi siete davanti anche agli altri, no? E questa è un'espressione piena della nostra creatività come esseri individuali. Capisco che non è facile. Esorcista addirittura, bellissimo. Quindi cercate di liberare voi stessi e gli altri da impulsi distruttivi. E questo, scusatemi, ma questo non riassume forse, soprattutto per gli esperti in sala, la questione Ariete? Non è proprio un riassunto di questo tipo di energia? Se poi siete anche Ariete, tanto meglio, lo capirete meglio e questa lettura vi sarà ancora più utile. Però sento che molti che sono qui sono anche su altri gruppi di questa lettura, intendo. Mi piacerebbe dirvi di più, ma è tutto qui in realtà, è un concetto che di per sé è già bello complicato e complesso così, è già difficile da maneggiare così. Il desiderio è che il cerchio si chiuda dentro di voi, avete il desiderio di sentire che le cose finalmente arrivano a un termine stabile, un termine soddisfacente, un termine che illumina, però è difficile, è come un ritorno a casa quando non vi ricordate però dov'è casa. Quindi è una sorta di amnesia attraverso cui dovete viaggiare in maniera costruttiva per ricordare chi siete. E poi ragazzi, non è che è una questione di ricordare se siamo stati un re persiano 8000 anni fa, perdonatemi la datazione sbagliata, ma si tratta di tornare a casa nel senso di tornare a quella che è la nostra natura intrinseca in quanto esseri umani. Siamo esseri creativi, ok? Quindi ecco perché dico, mi pare anche che qui ci sia qualcuno che viene sicuramente da altri gruppi. Per cui io spero di esservi stato d'aiuto. Se avete bisogno di ulteriore aiuto potete raggiungermi attraverso i link che vedete o attraverso Instagram e fare dei corsi, dei percorsi o chiedere delle consulenze, e noi ci vediamo intanto più avanti sul mio canale. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Quindi abbiamo la quarta scelta, abbiamo il sole e lo mettiamo qua e andiamo a vedere come funziona con le sfide personali per voi, per questo gruppo. Cosa dovrete affrontare per diventare la persona che desiderate essere. Allora, chi ha scelto questo? Che tipo di persona vuole essere e quindi che sfide affrontare per diventarlo. Allora, che sfide deve affrontare chi sceglie questo gruppo? Dammi un chiarimento, sto vedendo bene?
Allora, da una parte questa lettura è molto specifica, dall'altra è anche interpretabile. Dico quello che vedo, così capite. Allora, perché dico che è specifica? Perché per voi che state guardando, soprattutto se siete donne, è probabile che uno dei problemi principali che dovrete vivere si identifica con il non riuscire ad avere la capacità di procreare. Quindi potrebbe essere che ci sia problemi di sterilità o che magari ci siano state delle operazioni in qualche altra fase della vita per cui avete dovuto rimuovere magari l'utero o cose di questo tipo. Può essere che ci siano difficoltà ormonali, può essere qualunque cosa, può essere che non riusciate ad incontrare la persona giusta, può essere che se siete dei maschi avete difficoltà, disfunzioni anche voi a livello genitale e quindi poi magari a livello ormonale. O magari, ecco, magari siamo nella classica situazione in cui praticamente in quasi tutti gli stati ormai del mondo, ad esclusione di alcuni, non è concesso avere figli se sei in una unione che non è riconosciuta da un punto di vista legale come un matrimonio classico tra un uomo e una donna. Per cui c'è una serie quindi di situazioni per cui vedete può essere generale e molto specifica e particolare nello stesso momento e ha a che fare con l'incapacità alla fine di dare a noi stessi una progenie, una difficoltà a accogliere l'aspetto positivo dell'avere la possibilità di dare la vita. Se vogliamo rendere questa cosa ancora più ampia, quindi guardare con una prospettiva ancora più innalzata questa cosa, può essere che ci siano anche delle perdite, quindi magari qualcuno invece ci è riuscito a diventare genitore, però ha dovuto anche perdere i figli. Oppure potrebbe essere che ci sia una perdita della famiglia, quindi andiamo ancora più sul generale. C'è una perdita di quello che è il nostro mondo, una perdita di quella che è la nostra sicurezza. E sto parlando proprio di quella sicurezza che è data dagli affetti e dal riuscire a creare per noi una sorta di rete di relazioni umane soddisfacenti e rassicuranti. Quindi vedo che c'è proprio questa serie poi di energie che si vanno a innestare su questa grande ferita che ci danno la spinta purtroppo a isolarci dal mondo, a vedere il mondo come un qualcosa di problematico, inospitale, forse addirittura fetente, mi viene da dire. Non so perché questa espressione mi sta uscendo dalla bocca, non è un termine che di solito uso. Quindi c'è anche tutto un conflitto probabilmente con la figura femminile, con la genitorialità in generale, con la maternità, con la madre nostra. Ci sono varie situazioni qui attraverso cui questa energia si può mostrare. Però vi dico, c'è il legame qui principale, il concetto intendo principale qui è, cerco di metterlo in parole nella maniera più semplice, è l'incapacità, come dicevo, di generare un seguito e una posizione in maniera classica come umano e mammifero all'interno del quadro complessivo del mondo e quindi dell'esistenza. Dipende dal vostro livello, dipende da quelle che sono le vostre sfide, quello che volete raggiungere, qual è il punto di partenza, si mostrerà in maniera diversa nelle vostre vite, però perdite e incapacità sono alla base purtroppo. Vedo che va a toccare anche poi la tematica della religione per alcuni. Magari qualcuno ha cercato rifugio nella religione, qualcuno ha cercato rifugio nella meditazione, qualcuno ha cercato di confrontarsi con altre culture, magari qualcuno ha cercato per esempio di adottare, però c'è questa, non voglio dire che è una sorta di dosso che va a far sobbalzare l'auto della vostra vita sul vostro percorso di vita, però anche sì, ok, purtroppo la vedo come uno dei nodi principali, che non deve essere per forza negativo, perché notate, stiamo facendo una lettura per andare a vedere come diventare chi desiderate essere, cosa è funzionale sul vostro percorso, ok? Quali sono le vostre sfide? Quindi ognuno ha le sue.
non c'è il positivo e il negativo in sé. Allora, che cosa volete diventare? Qual è questa persona che desiderate essere, che vi mette davanti quindi a questo tipo di sfide? Che persona desiderate essere? Mm. Mm. Praticamente state cercando di ribaltare tutto quello che umanamente viene considerato, come dicevo, stabilità, per creare un senso di compassione, umiltà, semplicità, ehm, per andare a lavorare meglio sull'autostima, che non sia data solo da ciò che è universalmente riconosciuto come motivi di cui essere orgoglioso o motivi per essere inclusi in un gruppo più ampio, umano. Quindi qua c'è proprio anche la questione del sentirci umani, in fondo, in una maniera che va oltre la classica sopravvivenza o il classico mangio, dormo e mi riproduco. Ma guarda che bello, tutto blu tra l'altro, blu e viola. Quindi siamo proprio a dei livelli superiori, possiamo dire, di elaborazione delle energie. Non ci stiamo preoccupando della parte della sopravvivenza, ci stiamo preoccupando della parte del senso della vita. E qui quello che volete fare è riuscire a liberare voi stessi e gli altri da delle credenze che sono vecchie, che magari servivano quando servivano, ma adesso non più. Quindi il vostro desiderio è arrivare ad essere qualcuno che libera se stesso, magari anche gli altri, non è che deve essere la missione di tutti, però che si slega, proprio anche con l'esempio proprio della propria vita, dagli schemi tradizionali. Mi rendo conto che non è facile, mi rendo conto che è una sorta di... Perché mi si sta usando questo linguaggio? Una sorta di... come si chiamano? Guerra santa? Scusate, ma quando canalizzo è come se dimenticassi che riesco a parlare normalmente. Di guerra santa, senza però la stessa foga che avevano quelli che la facevano, verso quello che è una visione più grande, che per chi faceva questo tipo di guerre era la glorificazione in paradiso, ok? Era proprio morire per Dio. Quindi qui è accettare di essere quelli che magari vengono anche percepiti come sfortunati o quelli che vivono situazioni marginali rispetto alla massa, per però riuscire a creare dentro di voi un senso più di spessore, di onore quasi verso la vita. Ok? Bene, tutte le letture che faccio sono interessanti, a mio parere, modesto, però ce ne sono di carine, questa è molto particolare, mi piace. Allora, questa era la vostra lettura, io spero di avervi aiutato. Se avete bisogno di mettervi in contatto con me, vedete che ci sono qui i recapiti, Instagram e il link unico attraverso cui raggiungermi via mail o via percorsi o corsi, e io vi auguro assolutamente il meglio. Noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le mie prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao! E qui abbiamo il gruppo 5 che stranamente, come avete visto, ha voluto essere selezionato attraverso 2 carte, non una. Di solito non lo farei, ma mi è venuto da accettare e rispettare questo tipo di situazione. Vediamo di che cosa parla qui la lettura, vediamo quali sono le sfide che dovrete affrontare per diventare chi desiderate essere. E andiamo a vedere poi anche chi desiderate essere nello specifico. Allora, quali sono le sfide che chi sta guardando questo gruppo, che tra l'altro è il gruppo 5, di solito ne faccio 4, vuole arrivare a fare per diventare se stesso?
cerchio si chiude. Allora, parto dalla prima cosa che mi viene perché sento che in realtà ci sarebbe un po' da argomentare qui. Comincio col dire che molti in questo gruppo, mi viene quasi da ridere, in senso bonario, perché comunque chi nella vita non ha subito quello che sto per dire, però molti in questo gruppo hanno subito grandi perdite, abbandono, si sono sentiti sconsolati, tristi, forse hanno vissuto anche la depressione, sono stati isolati, confinati, quindi tutti abbiamo assaggiato un pochettino questa medicina in una maniera o nell'altra e chi è qui ha scelto di approfondire la via dell'ignoto, sia l'ignoto in quanto qualcosa che non possiamo prevedere e quindi prevenire, sia in quanto generatore di caos, l'orrificante realtà di ciò che non conosciamo, l'ignoto in questo senso. E poi come si traduce? Si traduce nel andare ad esplorare i territori dell'emotivo, i territori attraverso il lutto, attraverso la perdita, il rifiuto, l'isolamento, quindi tutte quelle varietà di dolore umano che sicuramente non sono proprio ciò che uno desidererebbe vedere come sfida principale nella propria vita, perché insomma comunque naturalmente accadono queste cose prima o poi, quindi scegliere anche questa roba potrebbe essere un po' problematico, pesante voglio dire da vivere. Allora, perché questo tipo di sfide può portarvi ad essere chi desiderate essere? Perché attraverso questo tipo di esperienze, diciamo più che altro attraverso le fasi attraverso cui queste esperienze vi portano, come fosse una camminata che vi fanno fare nella dark side, nel lato oscuro dell'esistenza, voi avete modo, uno strato dopo l'altro, un passo dopo l'altro, di andare a non solo esplorare ogni anfratto dell'animo umano, perché comunque anche qui ci vuole esperienza, ci vuole spessore, ci vuole uno scopo, non è detto che sia così per tutti, però vi porta a sviluppare molti strumenti e molti, mi viene da dire, ideali. Vi porta a vedere il lato brutto, zozzo, sudicio, non solo dell'esistenza ma dell'essere umano, temo. Per cui vi trovate poi a fare delle riflessioni, dover sopravvivere attraverso delle deduzioni, quindi vi dovete aggrappare continuamente al mentale senza dimenticare l'emotivo e poi vi dovete avvicinare all'emotivo senza perdere di vista il mentale. Quindi richiede un grande sforzo questo tipo di situazione, perciò vedete che non è tanto che avete dovuto vivere la ferita, che ne so, dell'abbandono, del rifiuto, della cattiveria, queste cose qui. È più che altro il tipo di approccio, viene a dire un approccio quasi accademico, no? Scientifico, che avete scelto riguardo queste tematiche. E è funzionale perché voi volete arrivare a creare, portare luce. Magari qualcuno si darà alla scienza, magari qualcuno si darà all'arte, magari qualcuno si darà al sociale, però tutti nel loro piccolo o nel loro grande, dipende, riusciranno a capire che questo tipo di percorso è l'unico percorso che li può traghettare verso il tipo di persona, a questo punto non solo umana, no? Persona in generale, anima che vogliono essere. Quindi che tipi di strumenti vogliono riuscire a gestire in tutta dimestichezza e semplicità. Allora, che cosa vogliono arrivare ad essere? Che tipo di persona desiderano essere quelli che hanno scelto questo tipo di percorso? Gli avvocati. Quelli che trovano ispirazione e usano la loro compassione come motore di azione. Ve l'avevo detto, no? Nel sociale, nell'arte, magari anche nelle leggi, magari anche nell'economia. Comunque qualcuno che usa al meglio
quello che è di fatto lo schifo che si è generato finora. Non significa che lo purgate tutti quanti o che da petrolio riuscite a fare, che ne so, gelati al cioccolato, però che riuscite a almeno utilizzare il carico di dispiacere e disperazione che viene dalla negatività degli aspetti dell'essere umano, riuscite a trarre ispirazione per creare qualcosa che in realtà controbilancia questo. È molto... Sento proprio lo spazio del cuore che si apre, è una cosa proprio da ispirazione. Guide, vedete? Cercate di arrivare a manifestare, incorporare dentro di voi, ad unirvi completamente con, diciamo, la visione divina delle cose e la natura delle cose umane. Voglio dire che cercate di essere dei superuomini, però che cercate di fare del vostro meglio in realtà per alchemizzare la bruttura, questo sì, questo è molto bello. Quindi l'ultima, perché sento che ce n'è un'altra ancora qui. Ce ne sono due. Ah, guaritori e vampiro, cercate di rimuovere le influenze e gli attacchi e il peso, il gravare della negatività sulle persone. Alcuni sceglieranno sicuramente di essere dei guaritori, ok? Però non è che siamo qui tutti per fare i guaritori, e ce ne sono varie tipologie di guaritori. Potete essere un dottore, per esempio, no? Potete essere, che ne so, anche uno che legge le carte, è una forma di guarigione. Però siete quelli che in realtà vogliono recidere, mi viene da dire, la supremazia e l'egemonia che il negativo sembra avere su quella che è la nostra dimensione umana. Per cui molto interessante e molto intensa come lettura. Potrei argomentare per delle ore su quelle che possono essere le esperienze che avete fatto, perché comunque vi comprendo, ma non è quello l'importante. Mi viene proprio da stare, diciamo, in osservazione della vostra energia. Ecco, mi farei un bagno nella vostra energia quando vi sentite ispirati, quando siete devoti al fare luce dell'oscurità, perché è una bella sensazione di forza, di pace, di commozione quasi. È come dire, non siamo deboli, non siamo destinati ad essere sempre, voglio dire, afflitti dalla vita. No, la vita non è solo questo, è un mescolio continuo di energie e noi siamo chi alchemizza, noi vogliamo fare questo tipo di esperienze, vogliamo arrivare ad essere quel tipo di archetipo. Quindi bellissimo, bellissimo veramente. Io spero di esservi stato d'aiuto, vi ringrazio di essere stati qui e vi ricordo che se avete bisogno di raggiungermi ci sono i miei recapiti qui, Instagram, e poi il link attraverso cui trovate tutti gli altri link per corsi, percorsi o letture, e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao!